Nello scorso video ho trattato il DNA dal punto di vista energetico-vibrazionale. Qui invece voglio parlarne in termini più scientifici, ma vedremo che molti aspetti si equivalgono anche se trattati in termini diversi. A questo proposito voglio consigliare un libro per me straordinario che spiega in maniera dettagliata gli aspetti che tratteremo in questo video. E sto parlando del libro I geni manipolati di Adamo di Pietro Buffa. Entrando nel vivo della trattazione, come è ben noto, ormai da molti anni le due teorie più accreditate sulle origini dell'essere umano, per come lo conosciamo oggi, sono l'evoluzionismo darwiniano e il creazionismo dogmatico religioso. Personalmente sono certa che possiedano risvolti veri e falsi entrambe le teorie e che ci si possa avvicinare alla verità soltanto con l'aiuto di uno spirito critico, ma anche di buonsenso e con l'apertura ad accogliere ogni ipotesi per sciogliere dogmi e preconcetti, unendo così più puntini possibili senza quindi esclusioni a prioristiche. Essere disposti a nessuna preclusione rende molto più affascinante e interessante la scoperta dell'uomo terrestre, che è un ente animale, minerale, ma anche divino, un ente frutto sia di evoluzione sia di creazione. Ma come può essere possibile ciò? Molti sono i fattori che ci indicano come tutto questo sia molto vicino alla verità. Mantenendo un'attitudine di spirito critico si svela la facoltà dell'essere umano a ricercare la verità sulle origini, una necessità intrinseca che rende risposte utili alle domande: chi sono, da dove vengo e dove vado. Entriamo quindi nell'ambito della genetica e comprendiamo cosa si è verificato. Le due caratteristiche principali dell'essere umano sono il bipedismo e l'encefalizzazione, che sono seguite poi dal linguaggio articolato che è frutto della particolare encefalizzazione. Circa 2,4 milioni di anni fa appare sul nostro pianeta l'Homo habilis e porta con sé molte caratteristiche dell'essere umano terrestre attuale, ma di lui ancora si ignora il cosiddetto progenitore. Per questo ho proprio detto appare, cioè vi è un buco paleontologico. Presenta un aumento cerebrale del 40% che gli permette una veloce elaborazione informazionale per la ricerca di cibo e per la protezione dai predatori. Inoltre inizia a fabbricare utensili a seguito di una modifica anatomica della mano. Gli habilis però si estinguono senza una chiara evidenza e vengono sostituiti in tutto il pianeta dall'Homo erectus, con una capacità endocranica ancora maggiore, una vita sociale articolata, una trasmissione di conoscenze, l'utilizzo del fuoco e inizia la caccia. L'uomo moderno è il cosiddetto sapiens, che appare circa 1 milione di anni fa, qualitativamente diverso dal precedente Homo. La transizione arcaico-moderna è tuttora un mistero. Andiamo ora a conoscere meglio quali sono le modifiche probabilmente artificiali del nostro DNA e spieghiamo il perché sono contro natura. Partiamo intanto con le caratteristiche per poi fare un excursus su geni specifici e zone del genoma. Lo sviluppo encefalico è evidenziato a crescimenti specifici in determinate zone. Risulta una encefalizzazione di tipo funzionale, una particolarità non riconosciuta in natura. Parliamo del parto, un parto rischioso e doloroso che non appartiene a nessun'altra specie. Il parto umano arriva a compromettere addirittura la riproduzione, oltre a presentare un tasso di mortalità da parto molto elevata fino al XIX secolo, che si è ridotto solo con l'utilizzo del taglio cesareo. Queste serie problematiche sono la conseguenza di una sproporzione cefalo-pelvica di nascituro e gestante, che è una conseguenza del bipedismo, che ha reso il bacino di dimensioni più ridotte. Per riuscire nel parto naturale, il nascituro è ancora immaturo, per questo è dipendente dalla madre per alcuni anni dopo la nascita. Abbiamo poi il pensiero simbolico, cioè il pensiero simbolico è la capacità di astrazione e di rappresentazione tramite simboli. In effetti, la storia ci indica come simboli e archetipi siano insiti nella natura dell'essere umano da tempi ormai molto antichi.
Non vi sono però precedenti in natura, poiché ogni elemento è nel presente. Solo l'uomo conosce quindi passato e futuro. Il linguaggio articolato accompagna il pensiero simbolico. Quest'ultimo, infatti, senza un adeguato linguaggio perde la sua efficacia. Ha la prerogativa di modificare la relazione ambientale. Non esiste nessuna ragione adattiva che giustifichi il linguaggio articolato, che è una prerogativa umana, come il pensiero simbolico, ed è connesso allo sviluppo di due aree cerebrali conosciute come area di Broca e area di Wernicke. A queste si aggiunge una forma anatomica speciale delle vie aeree, senza la quale i suoni non potrebbero essere emessi. Nella fattispecie, la laringe assume una posizione abbassata in relazione agli altri mammiferi, permettendo così la fonazione. Tale modifica anatomica rende impossibile la contemporanea deglutizione e respirazione, con conseguente esposizione al rischio di morte per soffocamento. E qui viene spontaneo porsi una domanda, ossia perché questo rischio contro natura? La natura e l'evoluzionismo sono pressoché perfetti adattivi in termini di sopravvivenza e mai di rischio. Perciò il linguaggio articolato non può essere un adattamento biologico. Un altro aspetto speciale e interessante è il silenziamento di alcuni geni che regolano la pelle e i peli, ovvero i famosi peli superflui. Si tratta di geni silenziati ma presenti, cioè sono messi in stand-by. Negli esseri umani la pelle è esposta, mentre i primati sono dotati di pelliccia che dona loro protezione per eventuali ferite e protezione dai raggi ultravioletti, oltre anche a fornire un isolamento termico. Di contro, l'aspetto positivo è una migliore igiene. Per sopperire a questo problema abbiamo infatti inventato i vestiti. Gli elementi che ci rendono inadatti alla vita in libera natura sono tanti, come ad esempio i capelli lunghi e la mancanza di artigli, e questo ci riconduce ad un aspetto ancora diverso che è la domesticazione. Ma di questo non parliamo oggi. Quelli di cui abbiamo parlato dunque sono i principali elementi controevolutivi, a volte potrebbero sembrare peggiorativi. D'altro canto però hanno permesso un'evoluzione di tipo diverso, un'evoluzione coscienziale. Sono gli elementi che hanno reso l'essere umano un essere divino, di cui ho parlato nel video dal titolo Il DNA multidimensionali. Andiamo a parlare di alcune parti di DNA modificate. Quali sono dunque le parti del DNA che hanno generato questa diversità? Innanzitutto un assetto cromosomico unico di 46 cromosomi anziché 48 come in tutte le specie antropomorfe. In origine i cromosomi erano però 48, ovvero due paia di 24 cromosomi, ma per una strana alchimia il cromosoma oggi definito 2 si è originato dalla somma dei cromosomi 2A e 2B, diminuendo così l'assetto da 48 a 46, secondo la tecnica nota oggi come traslocazione robertsoniana, che permette il mantenimento di tutte le informazioni dei due cromosomi. Quest'unione non è portatrice di patologie e ha una funzionalità protettiva probabilmente legata alla riproduzione. Ora andiamo nello specifico di alcuni geni e di zone genomiche denominate HARS, ovvero Human Accelerated Regions, dotate della peculiarità di una velocità straordinaria di mutazione positiva. Le HARS sono 49 segmenti del genoma umano che sono state descritte nel 2006. Sono aree mutate che contribuiscono a tratti specifici, a mutazioni funzionali oppure all'evoluzione adattiva. La maggior parte intervengono nel neurosviluppo. Riferendoci a quella che è l'encefalizzazione come caratteristica principale evolutiva funzionale all'essere umano, partiamo con HAR1. Nell'arco di 300 milioni di anni questa regione è rimasta quasi immutata, per cambiare ben 18 volte negli ultimi 2,4 milioni di anni. Il cervello aumenta il volume da 440 cc a 1450 cc. HAR1 è attivo nel cervello dalla 7ª alla 18ª settimana di gestazione.
Altra regione è ARE5, che ha una funzione regolatrice per l'attività di alcuni geni che intervengono nell'encefalizzazione, accelerandola. Modula anche la pressione sanguigna. Sempre in relazione all'encefalizzazione vi è il gene ARHGAPIIB, che non ha corrispondenze ancestrali, ovvero è un gene uomo specifico. Questo gene struttura la neocorteccia, sede dell'apprendimento e di funzioni cognitive superiori. La provenienza di questo gene è al momento sconosciuta. Altro gene è SRGAP2C, che ha migliorato le connessioni neuronali del cervello umano. In AR2 è inserita una singolare sequenza priva di geni, è un potenziatore genico fortemente modificata negli esseri umani, il cui acronimo è HACNS1. Sembra che questa sequenza sia responsabile della deambulazione bipede e della formazione del pollice opponibile, grazie a mutazioni del bacino, della caviglia o del piede e degli arti superiori. Giungiamo quindi a menzionare una regione genomica a me particolarmente cara, la FOXP2, in relazione al linguaggio articolato. Interviene sia nello sviluppo cerebrale sia nel controllo delle vie aeree. Adesso sinteticamente, ancora più sinteticamente, tratto altre zone. Per esempio, AR3 che svolge un ruolo nel ciclo cellulare e nella soppressione tumorale. AR6 è un soppressore della crescita tumorale. AR8 interviene nelle funzioni neuroendocrine e nello sviluppo dell'organismo. AR9 invece interviene nello sviluppo del sistema nervoso ed è un soppressore del tumore. AR10 è un soppressore del tumore. AR11 supporta la forza muscolare, mantiene l'elasticità muscolare e previene le lesioni muscolari. AR20 agisce nella respirazione cellulare e nella formazione di fibre muscolari a contrazione lenta. Interviene nella pressione sanguigna, nella regolazione del colesterolo e dell'obesità. AR21 interviene nella regolazione psichica, in particolare se si tratta di schizofrenia, e anche nell'apprendimento. AR31 interviene nello sviluppo neurologico, AR38 interviene invece nello sviluppo e nelle funzioni tissutale e degli organi. AR40 regola il ciclo cellulare, AR45 ripara il DNA danneggiato. Mi fermo qui con la trattazione biologico-scientifica, invitando di nuovo alla lettura dei testi di Pietro Buffa, I geni manipolati di Adamo e Resi umani, scritto in collaborazione con Mauro Biglino. Io ti ringrazio per essere stato con me e se ti è piaciuto questo video metti un like e aiutami a condividerlo. Grazie e felice vita.